Beh, quella umana, perché io adesso non credo di avere ancora le capacità tecniche per creare un giocatore da nazionale. Io credo che a questa età qui noi dobbiamo cercare di dare un'impostazione umana e di capire quali sono certi concetti, certi valori che ci sono in questo sport. Poi è chiaro che se sei forte verrai fuori comunque e ci sarà chi ti porterà alla tua crescita, o almeno teoricamente. Cioè, l'allenamento è la base, assolutamente, però l'allenamento sta anche su un fattore mentale, sul voler sempre migliorarsi e non credere mai di essere arrivati da nessuna parte, cercare sempre di tirar fuori qualcosa in più è il modo per diventare realmente un buon giocatore di rugby. Come in molti altri sport in realtà questo è la normalità, diciamo, per essere un buon giocatore in qualsiasi sport bisogna impegnarsi in questo. Sicuramente l'aspetto tecnico per iniziare, quindi quando si inizia da piccoli o comunque quando ci si avvicina bisogna curare molto l'aspetto tecnico e sicuramente se si vuole crescere anche a livello di difficoltà di gioco, quindi giocare come professionista o altre cose, sicuramente poi l'aspetto fisico prende il sopravvento, quindi parte tecnica prima e parte fisica se si vuole arrivare a determinati livelli sicuramente pagano. È un momento in cui possono intervenire anche tanti infortuni, tanti traumi che possono essere, in molti casi si può prevenire questi infortuni con una buona preparazione atletica, con tanti accorgimenti legati alle dotazioni come il caschetto, i paradenti, le scarpe allacciate piuttosto che lente, le caviglie e soprattutto purtroppo dobbiamo fare i conti col terreno di gioco che spesso, essendo società non ricchissime, abbiamo questi campi che non sono sempre il terreno ideale su cui correre. I valori del gioco sono estremamente utili per creare collaborazione, sinergie e condivisione all'interno della classe. Quest'anno abbiamo realizzato un corso di aggiornamento per le colleghe. Abbiamo condiviso questo percorso di aggiornamento proprio impostato su come il rugby possa essere utile per creare delle dinamiche positive di gestione della classe nella didattica quotidiana, anche per chi non fa educazione motoria o per chi poi non va al campo da rugby o non segue l'attività rugbistica, perché è estremamente utile. Le classi migliorano perché dal divertimento del gioco si possono estrapolare, possono fare proprie dei riferimenti semplici che loro capiscono subito poi nella correzione di alcune dinamiche in classe. Io ho avuto classi comunque positive, però certe dinamiche, certe difficoltà che potevano esserci, per queste il rugby è stato preziosissimo all'interno delle classi ed sono state bellissime esperienze, bellissime. Allora, sicuramente il fatto che ci siano più persone come voi in giro per i campi o per i tornei sono fondamentali, bisogna parlarne di più, bisogna avere anche sicuramente piazze più importanti in cui il rugby è sviluppato o ci siano dei club di alto livello nelle città ad ampio respiro, ovviamente questo aiuterebbe il movimento a crescere ed avere una visibilità maggiore. Sul fatto che poi non ci sia tutta questa vetrina per il rugby al di fuori delle 6 nazioni è un grave problema su cui bisogna assolutamente lavorare
la comunicazione, come dicevo, la visibilità, il fatto di parlarne, il fatto di avere giornalisti accreditati, il fatto di avere sicuramente degli spot inteso non tanto come pubblicità, ma degli spazi televisivi resta la priorità. No, è una cosa che va al di là di noi e delle nostre piccole società. È un movimento che deve partire proprio dai grandi, dai potenti, quelli che ci gestiscono a livello sia economico che di politico, eccetera. Cioè noi nel nostro piccolo possiamo far poco, deve proprio partire dall'alto. Che pian piano dalla base, cioè bisognerebbe diffondere molto di più il gioco del rugby. Negli altri stati il gioco del rugby sta tra i primi 3-5 sport scelti dai ragazzini. In Italia questa situazione c'è in pochissime regioni, non so, il Veneto, la Lombardia. Adesso noi in Romagna siamo già in una situazione di crescita, una situazione positiva. Però il rugby si dovrebbe diffondere enormemente e tutti i meccanismi legati all'economia, non so, ad altri sport come il calcio, in cui girano più fondi economici, dovrebbero un attimo essere rivisti. Fogli Marco e attualmente sono allenatore dell'Under 16 di Ravenna. Ciao, sono Andrea Bottone e gioco apertura. Mi chiamo Sandri Massimo, ho 39 anni e faccio il pilone, sono alto 1,80 m e peso 113 kg. Michela Abazzi, faccio la volontaria nel Ravenna Rugby come preparatrice atletica e fisioterapista all'occorrenza. Sono Mariana Dallara, sono una maestra di scuola primaria della scuola Torre di Ravenna, che fa parte dell'Istituto Comprensivo San Biagio. Andrea Trombini, appassionato di rugby. Mi chiamo Gemma, sono una mamma volontaria al 100% del Ravenna Rugby